Ciao. Ah, stavo per dire ciao a tutti amici, Marco mi ha fermato un attimo perché sono a casa di Marco Ballarani, come spesso capita, che si è comprato l'Hammond SKX Pro, ha fatto uno dei suoi blitz, dato dentro bassi, cose, il cinema, e alla fine l'ha portato a casa con pochissimo, ha fatto un investimento, insomma, beato lui, nel senso che insomma, è riuscito a fare sto numero da circo, e comunque vabbè, insomma, non è che il basso che gli hai dato, cioè insomma, gli hai dato un bel basso, però insomma, hai fatto quello, l'altro SK, insomma, vabbè. Questa era una parentesi iniziale, giustamente chi vede per la prima volta il canale dice ma chi è sto scemo che parla dei cavoli suoi? Vabbè, guardatevi qualche altro video un po' più serio di questo, perché qui l'ilarità è alla base. Allora, vi dico questo, che è importante. Abbiamo fatto un video intero prima di questo e l'abbiamo buttato via. Prima perché io avevo suonato male. No, scherzo. Dice che non è vero, ma invece è vero. No, sto scherzando. Ho suonato male anche stavolta, ma il problema è un altro, è che avevamo frainteso lo strumento. Cioè, nel senso che ci siamo resi conto poi lavorando, perché dicevamo, ma possibile. Io avevo fatto già un video dell'SKX Pro, ma di quello appena uscito a un manuale solo, che non aveva la stessa simulazione del Leslie di questo. Questa è la simulazione del Leslie nuovo. Allora dicevamo, ma possibile che di qua di là, no, la saturazione non funziona? Ora non siamo di fronte alla migliore saturazione dell'Hammond che esista sul mercato, però comunque ci sembrava strano che fosse così un po' staccata. Alla fine siamo andati a guardare e ci sono tante di quelle opportunità da utilizzare, tipo per esempio la frequenza, si chiama X-over, del drive, che cambia radicalmente la natura dello strumento. Cioè io adesso voglio dire, conoscendo questo, che vi faccio sentire subito così usciamo levo l'overdrive, levo tutto, vado in purezza totale, conoscendo questa cosa qui, che è secondo me fantastica di Hammond, perché i cloni che ci sono in giro sono meravigliosi. Quello che mi è sempre piaciuto dei cloni Hammond è il suono naturale, che non so perché, ma mi ricorda tantissimo, non so perché somiglia, mi ricorda tantissimo quello vero, no?
in purezza. Poi c'è sempre stato il problema invece del resto, cioè della simulazione del Leslie, magari di altre cose che poi i puristi, io non sono assolutamente un purista, l'avete anche sentito, ma nel senso che non sono uno che suona tradizionale con l'Hammond, lo dico sempre perché è importante, cioè quelli che conoscono bene l'Hammond sono altri. Io lo conosco bene dal punto di vista pop, rock, blues, quelle robe lì, perché so distinguere uno strumento efficace da uno che magari fa fatica a venire fuori. Questi qui alla fine, quando mi risentivo, poi riuscivo sempre a trovare il sistema, no? Perché capivo che il suono quando mi riascoltavo dopo le date, così, sentivo sempre che il colore, proprio la voce dello strumento era quella giusta. Quindi alla fine siamo riusciti a trovare questa cosa qua, questo grido che per me è fondamentale per quella questione rock. E l'abbiamo fatto però lavorandoci, quindi attenzione, se doveste acquistarlo, avrete dei preset che per carità suonano bene, però come spesso capita con questi strumenti, la parte di, diciamo così, programmazione o comunque di intervento che possiamo fare è veramente tanta, nel senso che sia dal punto di vista del Leslie, sia dal punto di vista dell'organo stesso, cioè proprio della generazione dell'organo, ci sono varie possibilità, quindi B3, C3, per ognuno di questi ci sono vari, diciamo, modelli che sono stati così riprodotti e che sono veramente tanto diversi tra loro. Quindi, cioè, la scelta non si riduce a quello che è il suono pronti via, ma anche proprio a un carattere che cambia radicalmente la questione proprio del suono dello strumento. Tra l'altro, considerate sempre che questo qui dentro un Leslie o dentro un pedale che faccia il Leslie, quello che c'è all'interno va bene, non mi fraintendete, sto semplicemente dicendo che quelle differenze a livello proprio di organo senza poi l'amplificazione, utilizzate all'interno di un Leslie, registrate, fanno una differenza enorme, è come avere, diciamo così, tra virgolette, un tot di modelli e provarli, perché magari in fase di produzione, in studio, può essere utile avere diversi suoni, no? Credo siano stati così clonati, tra virgolette, vari modelli, vari organi, perché poi vabbè, come giustamente Silvio Dalla Mattia dice, quando sono usciti dalla fabbrica volevano essere tutti uguali, poi insomma poi il resto è storia, però nel senso il suono del Lemon dovrebbe essere uno, il C3 è una cosa, il B3 è una cosa, e quello dovrebbe essere. Però, insomma, invece poi quando li vai a provare sono tutti diversi, quindi insomma questi strumenti che li riproducono cercano di dare un po' di possibilità. E quindi insomma avete sentito, siamo dal pulito, ecco, come spesso si dice, questa è una cosa che faccio sempre sentire, il suono senza Leslie, senza chorus, senza niente. Di questi Suzuki a me è sempre piaciuto, nel senso che l'ho sempre trovato molto molto realistico e ho sempre avuto l'impressione che avessero una buona resa. Poi è chiaro, ci sono dei cloni in giro che sono molto molto più precisi per quello che riguarda il Leslie, non tanto l'amplificazione, più che altro la saturazione, nel senso che questo ha molti tipi di saturazione, 3 tipi in realtà, e ha anche l'opportunità di aprire e chiudere la voce di queste distorsioni. Il problema è che ce ne sono alcuni in commercio che sono lì, sono già quello che ti aspetti, diciamo, ecco. Poi
Lavorandoci però si può arrivare assolutamente lontano. Un'altra cosa, poi chiaramente, come sapete, Lemon vuol dire un sacco di cose, nel senso, questo è importante, quelli che suonano Lemon hanno una concezione anche proprio di suono, ci sono musicisti che suonano Lemon così, cioè nel senso, capito? E gli piace così, perché per loro Lemon ha quel suono lì, quindi loro vanno a cercare un clone che gli faccia questa cosa qui. Perché per loro è questa qui la cosa che interessa. Quindi a quel punto tutto quello che viene dopo radicalmente prende un'altra piega, no? Cioè nel senso che se tu suoni senza niente, al limite con il chorus, o il vibrato addirittura in certi casi che... Questa cosa qui ha... ha il suo fascino, non so come dire, no? E in quel caso chi utilizza l'organo in questo senso cerca il clone con un suono più simile possibile a quello dello strumento così com'è. Poi ci sono dei cloni che invece magari così non hanno proprio la pasta, esattamente quella pasta lì, però hanno un suono, che ne so, hanno una simulazione di Leslie pazzesca, una saturazione pazzesca, e quindi uno va a fare rock and roll e è tutto contento. Però magari poi la radice vera e propria del suono non è esattamente quella, e anche per uno come me, che come dicevo non è assolutamente uno specialista, io faccio quello che posso con Lemon, però l'ho suonato talmente tanti anni che alla fine quella cosa lì io mi sono reso conto dell'importanza che aveva, perché poi Lemon è quella cosa lì. Quando vai a suonare in un posto, e mi è capitato 100.000 volte, trovi un Hammond e un Leslie, quello che senti alla fine tu mentre stai suonando è quella cosa lì. Poi lascia perdere, sta uscendo da quel cabinettone lì, ma in realtà quello che senti non è quello che senti nei dischi, quello che senti è quella cosa lì. E quella cosa lì è questo. Quindi capisco poi il purista che va a cercare questa cosa, e questo è importantissimo, perché io un video di questa tastiera praticamente l'ho già fatto, a parte la simulazione Leslie che è cambiata, ma l'ho già fatto perché ho fatto quello a manuale solo, se volete andarlo a vedere. Adesso è un po' cambiato, ci siamo trovati leggermente in difficoltà con Marco, che vi saluta chiaramente, ci siamo leggermente trovati in difficoltà nel cercare di far rendere questo strumento in registrazione in diretta. Nel senso che la saturazione era sempre un po', come dire, c'era una sorta di farina in alto che non riuscivamo tanto a gestire. Mentre per esempio in questo ampli che ha qui lui, che è un ampli lineare della Roland per tastiere, una specie di mini impianto, ha un suono mostruoso, cioè nel senso che è veramente... Adesso prima ero in bagno, l'altro giorno ero in bagno, lui lo stava suonando con questo qua, e sembrava che ci fosse un Hammond nella sala. Quindi per esempio anche quella è una cosa importante, no? Suona molto bene in un impiantino oppure in un amplificatore. Questo qua lo metti nell'ampli, ti metti di fianco all'amplificatore, c'hai un suono sul palco, è bello, è importante. Non tutti si comportano nella stessa maniera in questo senso. Io penso che questo suono sia bello, tondo, che la nota di per sé sia... Poi con Leslie chiaramente lì si può entrare in una discussione, no? E dire non è beh, capisco, però io questa roba qui la trovo importante, ecco, questo volevo dire. Poi il resto si può discutere, però questo non è solo un Hammond, cioè nel senso Marco l'ha comprato perché fondamentalmente lui ha sempre usato anche quello precedente proprio per una questione di comodità,
che è pazzesca, perché qui vi ritrovate comunque con uno strumento, con 2 manuali che possono essere sfruttati come vi pare, quindi potete mettere il pianoforte sotto, il pianoforte sopra, gli strings sopra, il piano sotto, l'Hammond dove vi pare e tutto il resto. Questa cosa qua è fondamentale, perché è quella che fa fondamentalmente, cioè fa fondamentalmente il fondamento della questione, che alla fine uno lo prende non solo perché suona bene l'Hammond o perché gli piace l'Hammond, ma perché con questo qui veramente ci puoi fare tutto. Tutto però metto tipo questa cosa qui, faccio così, se riesco a farlo, piano, esatto. Sei verde sotto. Ecco, e mi ritrovo, ce l'ho fatta, Prima è dovuto venire lui a vedere, invece stavolta ce l'ho fatta, quindi si può fare. Non è proprio il massimo, diciamo, della comodità, però chiaramente c'è la questione che bisogna sfruttare bisogna chiaramente sfruttare tutti e 2 i manuali e gestirli, e quindi vabbè, la gestione di questa cosa era più immediato, perché tutto quello spazio lì ecco, è adibito. si è pentito. Comunque, scherzo. Questa parte qui, che adesso è dedicata al monosynth, che chiaramente a uno può interessare, ma a uno può anche non interessare, poi lì dipende, ma insomma poi ci arriveremo. Questa parte qui era dedicata agli effetti, alla gestione dei suoni, dell'upper e lower e tutto il resto. Però adesso invece c'è un synth, quindi da una parte figata perché c'è un synth, dall'altra se state suonando dovete entrare nei menu che non sono touch. Vabbè, insomma, non iniziamo a... no? Perché sennò... Però la nota dolente va affrontata, nel senso, pianoforte... Allora, io mi riservo sempre di riascoltare le cose che faccio in questo caso. Perché? Perché molto spesso mi sono accorto che in realtà magari un pianoforte che in cuffia, così mentre facevo il video non mi sembrava al top, poi alla fine ascoltato nel video mi ha fatto rendere conto che c'era una certa efficacia, no, nel suono. Quindi magari poi questo dal vivo può funzionare, come spesso capita con questo strumento, perché anche il predecessore era molto efficace dal vivo. Ecco, se posso permettermi, questo è uno Yamaha, questo è uno Steinway. Ecco, se posso permettermi, poi finisco la frase, se posso permettermi sarebbe stato meglio magari rinnovare un po' questa parte con dei suoni, secondo me, un po' più adatti a uno strumento che, per dirla subito, costa 3,5, quindi 3.500 euro. E quindi uno si aspetta che il pianoforte sia un bel pianoforte e tutto il resto. Poi adesso, che sia efficace, questo può anche essere, perché a sentirlo così magari in un contesto adeguato questa cosa qui funziona. Ecco, vi faccio un esempio, cioè nel senso, questa cosa qua, hai una tastiera waterfall di questo tipo, il suono da suonare mi devo abituare, sto facendo fatica, non puoi metterti lì e calibrarlo bene, di modo che uno metta il piano su questo strumento e si trovi a proprio agio, visto che stai facendo uno strumento che è la tua ammiraglia. Secondo me sì, si può stare un po' più attenti a questo dettaglio. Questo è una... Poi il suono, secondo me, ce la può fare tranquillamente, non mi sembra un campione da strapparsi i capelli, però non è nemmeno una cosa assurda. Piani elettrici, questo è quello distorto, questo è quello normale. C'ha questo stranissimo tine un po' fintarello, ma insomma, sicuramente anche questo in un contesto live dove serve un Rhodes magari con un phaser. Io li sento proprio nel classico stile di questa cosa qua di SKX
di Hammond in generale, che ormai porta avanti da un po', sento esattamente questa cosa qua, questa possibilità sicuramente di buona resa mentre stai suonando con gli altri. Infatti prima abbiamo provato a metterlo dentro questo Roland, che è voi non lo vedete, ma c'è un amplificatore molto lineare per tastiere, una specie di piccolo mini impianto, che è lineare, ha una buona risposta e effettivamente suonava molto bene. E devo dire che per esempio io questa cosa qua la sto calcolando tanto per gli strumenti, perché in contesti di club così sta tornando un po' di moda andare in giro magari con un ampli per tastiere oppure un ampli per basso, buttare dentro una tastiera per avere un po' di suono, un po' di bilanciamento con la band. E questo strumento qua è uno strumento che da quel punto di vista lì c'ha una bella resa. Però insomma la resa può esserci anche se il campione è bello, no? Cioè se è fedele, non sempre, ma molto spesso sì. Ecco, questi sembrano un po' così, un po'... non sono brutti, sono belli, però sembrano di tastiere di un po' di tempo fa, ecco, mettiamola così. Ma vabbè, insomma... non è un problema, ecco, un problema, magari il problema può essere che faccia, questo qui è il Rhodes distorto, fai una patch che col Rhodes distorto la fai così, cioè nel senso magari mettiti lì un attimo a farla che sembra un Rhodes distorto. Chiudo la parentesi, ma vabbè, questo, però il suono c'è, cioè... Ripeto, sto facendo sto discorso non tanto non è una critica, Lemon mi piace, poi anche i synth ho sentito dopo un sacco di robe, i clavinet sono belli. Sono belli, mi piacciono. Però lo wah poteva essere un po' meglio di così, wow. Capito cosa intendo? Cioè, nel senso, quella è l'attenzione a dei dettagli. Uno mette una patch fatta dalla casa e si aspetta qualcosa di un po' più curato. Ecco, questo da uno strumento, ripeto, per finire il discorso che stavo facendo, da uno strumento che costa 3.500 euro e poi metti il Wurlitzer col tremolo. È questa cosa qua, basta. Poi Others, torniamo al discorso, ma facciamo finta di niente. Questi suoni dimostrano che la pasta di questo strumento c'è, non è che non c'è. Cioè la qualità c'è, capito? Quindi... Cioè, sentite che sono dei macigni, no? Non è che non suoni, però appunto magari con le quinte nel senso il suono c'è, la qualità c'è e non si discute. Alcuni suoni potevano essere sicuramente più performanti. Tape strings, alcuni di questi mi ricordano quelli che c'erano su quella vecchia. La qualità c'è, non c'è niente da fare, però qui il discorso è quello lì, qui c'è da scegliere, no? Cioè, faccio sentire un po' di suoni, ma...
Questi sono gli strings, sono belli, poi ci sono quelli synth. Sono belli anche quelli. Cioè, poi chiariamo una cosa, è chiaro che è uno strumento utile, nel senso che se faccio così, per esempio, ho il piano insieme a quel suono lì immediatamente schiacciando due tasti, quindi cioè, ci sono delle cose molto utili e intelligenti, chiaramente, il colore, se è sopra e se è sotto, perché chiaramente la gestione di queste due tastiere va fatta, e quindi hanno trovato un loro modo per fare questa gestione in modo che sia comodo. Ora, questi suoni sono utili, cioè ci sono chiaramente cori, anche questi mi ricordano quelli che c'erano sull'altra. Ecco, secondo me un po' di rinnovamento si poteva fare. Sono proprio quelli. A parte qualcosa mi sembrano quelli, insomma. Vedete, anche i nomi. Cioè, hanno mantenuto, diciamo... Anche la qualità è quella, però, bisogna essere sinceri, nel senso che... Già, qui c'è il cruccio del CP70, allora qui bisogna tornare qua perché c'è il CP70 che è una cosa importante, molto importante per Marco, che effettivamente non è riuscitissimo, suonava meglio sull'altro. Questo è quello compresso, infatti non va, però nel senso, comunque in ogni caso, questo è il piano compresso, per esempio, che l'hanno compresso tanto. Vabbè, adesso stiamo scherzando, se ti metti lì ci fai un sacco di cose, sono convinto, perché il suono di fondo è bello, cioè nel senso, queste cose qua che stavamo sentendo, sentite come suona. Sembrano le vecchie tastiere che facevano queste cose qua per davvero. Suona, non è per scherzo, no? Belli anche i pad e tutto, però sono quelli che c'erano su quell'altra, no? Capito che è una cosa riuscita, la metti, però non so come dire, due controlli, una roba, mettimi in condizione di lavorarci. Potevano esserci delle cose in più, secondo me. Poi, vabbè, sono bassi e altre cose. Vedete che la qualità è ottima, no? Cioè, proprio il suono in sé è bello, è pulito, è tondo. Quindi, un po' anche dispiace, no? Le categorie sono organo, piani, ensemble, e poi c'è il mono synth, che è questo qui, lo metto su. Chiaramente abbiamo, è una sezione che nell'altro video poi avevo già analizzato, ed è interessante perché ci sono vari tipi di possibilità: unisono, pulse, sync, FM, noise. Poi ci sono tutti i controlli che riguardano questo synth, questo virtual analog che c'è a bordo, che ha una buona profondità. Qui viene fuori uno schema, ogni cosa che tocchiamo viene fuori graficamente uno schema che ci aiuta a capire cosa stiamo facendo, tutto sto portamento, sì. Cioè, nel senso, la qualità I controlli sono tutti qua, il filtro funziona.
Comunque, insomma, sono tutte cose interessanti che chiaramente sono interessanti anche nel momento in cui io qua sotto queste cose qua, no? Organo qui, synth qua, piano qui voglio mettere il piano sotto, faccio così. Poi voglio dire, nei pianoforti ci sono anche queste sono tutte cose utili, piano e pad qua, più monofonico qui, insomma le possibilità sono tante, si fa abbastanza in fretta, ci sono tanti preset. E non ho potuto farne a meno. Giustamente. Cioè, capito come si passa facilmente, diciamo, da un ambito così più tradizionale, più raffinato, a uno un po' più rock, ma nel senso che, o blues, questi strumenti rispecchiano in questo un po' le possibilità che l'Hammond dà nell'immediato. Poi chiaramente fanno quello che possono per una questione, diciamo, di programmazione, cioè nel senso questo Leslie che comunque vi sta facendo quell'effetto, come del resto succede in tutti gli altri cloni bellissimi che ci sono adesso, non esiste, cioè è riprodotto, quindi voglio dire, arrivare a questo livello di sensazione anche quando stavamo entrando nell'ambito rock, no? Cioè, nel senso, immediatamente e poi passare semplicemente gestendo la saturazione e avere sotto le dita cioè, nel senso, è una figata che esistano ste robe qua. Quindi, nel senso, in generale, la guerra dei cloni, come Star Wars, non so come dire, è un po' come così, secondo me, quelli che sanno suonare bene, come dicevo prima, non quelli come me così, ma quelli, diciamo, che fanno bene suonare l'Hammond sul serio, gli metti davanti qualsiasi roba di queste qua, va benissimo, cioè va veramente bene, nel senso che non siamo arrivati a un livello incredibile. Io mi ricordo che cioè, una volta si cantava vittoria di fronte a strumenti che adesso se li prendi e li metti dentro, cioè li devi mettere dentro il Leslie e dimenticarti veramente di un suono serio, no? Perché se li usi così come sono, adesso come adesso, fanno paura. Eppure eravamo felici. Quindi insomma, per farla breve, adesso l'Hammond dall'inizio l'abbiamo
sentito tantissimo. Il discorso è che è utilissima. Se avete una SKX vecchia, fondamentalmente, a parte il synth, non farete un passo nel futuro totale. Chiaramente l'organo un passo l'ha fatto, nel senso che quello là era ancora un clone così di generazione più vecchia, meno performante di quelli di questo qui, però comunque suonava. Quindi, se volete fare un passo avanti, avete bisogno di queste nuove modalità, assolutamente. La tastiera è bellissima, il comfort c'è ed è migliorato. Non è migliorata la parte della gestione di alcune cose, perché questo monosynth si è preso uno spazio che, se vi interessa, è un discorso, ma se no, se eravate abituati come prima, diventa un po' un casino. Ma io sinceramente l'ho sentito suonante e quindi è interessante. Il resto più o meno, ensemble e piano, siamo lì, quello che c'era prima. Lemond è migliorato, quindi non lo so, vedete voi, nel senso, io credo che sia un ottimo strumento, che fosse un ottimo strumento anche quello precedente, nel senso che il concetto secondo me è ottimo, è fantastico. La gestione è un po' complessa, ma poi quando ci si entra non è male, però ripeto, alcuni suoni io personalmente li avrei rinnovati, questo devo essere sincero, avrei tentato di fare come dire, un passo avanti, un po' più importante di questo, ecco, mettiamola così, dal punto di vista dei suoni, di certi suoni, di certe categorie. Comunque, suona bene, niente da dire. Lemond è bello, quindi insomma, poi lì va a gusti, ragazzi, è come col pianoforte, è la stessa cosa, cioè ognuno si trova il suo mondo. Io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Marco che mi ha ospitato e niente, vabbè, insomma, solito discorso, si mangia e poi si viene qua, quindi insomma, anche quando ogni tanto faccio dei discorsi, mi sentite fare discorsi che sembrano legati a un aspetto culinario della vita, quando parlo di crema, di pasta, di cose, perché mangiamo sempre e poi rimango in quella modalità. Quindi, se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.mexkeys.com, dove trovate tutte le categorie di strumenti divise per categorie e tutto il resto, poi la mia musica, i miei libri, tutta la mia vita, se vi interessa andate lì a spulciare. E niente, ringrazio ancora Marco e SKX Pro di Hammond e niente, fatemi sapere nei commenti, commentate, vi saluto, ciao ciao e a sabato prossimo.